Ragazzi, volevo fare un video sulla Squier, ma è inaccordabile. Ora la rimando indietro, ma proprio stufa. La rimandi indietro? Ma le chitarre non si rimandano indietro, si friggono. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e oggi abbiamo deciso di confrontare 4 Stratocaster diverse tra di loro. Abbiamo una Squier proprio entry level, questa è una standard, una Squier sempre standard però fritta da Giordano di Airfried, un'America Standard del 2012, la mia Fender Stratocaster, e poi la Fender Stratocaster del Custom Shop, la Jeff Beck, e faremo le nostre valutazioni su 4 punti: i materiali, l'aspetto estetico, la suonabilità e il prezzo. Ovviamente aspettiamo anche le vostre valutazioni a secondo di quello che ascoltate e quello che vedete. E lasciateci un commentino qui sotto, mi raccomando, è importante. Allora, iniziamo con questa, una Squier Standard del 2006. Non è più in produzione sfortunatamente. Solitamente vengono usati corpi in Agatis, tastiere in palissandro e manici in acero. Pick up sono in Alnico 2, quindi hanno un suono un po' differente dal solito suono che conosciamo, e l'elettronica si basa su questi pick up e quindi ha dei potenziometri da 500k che non vengono solitamente utilizzati sugli Alnico 5 o altri tipi di Alnico. Meccaniche sono originali, ponte originale di proprietà Squier, sellette di buona qualità, per alcuni è una pecca, per alcuni è un vantaggio, è il blocco inerziale del ponte che è di quelli piccoli, non sono quelli pesanti in ottone o in acciaio. Capotasto? Capotasto in plastica. Plasticaccia proprio. Ben suonante, Penso sono fatti bene. una plastica ben suonante. Mo, se riesco a accordarla, la proviamo. Quarta posizione. Terza. E seconda. Prima. Ragazzi, io sento una chitarra che è un po' sbilanciata sulle medio-alte. La configurazione di pick up in Alnico 2, che sono un po' più chiusi come timbrica, viene gestita con dei potenziometri da 500k e questi potenziometri comunque rendono il suono un po' acido. Mamma mia ragazzi, è acidissima questa chitarra, soprattutto al pick up al ponte. Il manico è un po' più scuro. Un po' scarica come chitarra. Da 0 a 10 partiamo con la prima categoria, praticamente i materiali utilizzati. Io darei 7. 7? Sì, perché il palissandro è un bel palissandro, il manico è un bel lacero. Sul body l'Agatis a me piace molto come timbro, però poi quello è molto personale, quindi metterei sul 7. 7, perfetto. Io un po' di meno, diciamo. Più cattivo. Sono un po' più cattivello, direi 6. Più di quella cifra non riesco a dare. Mi piace molto il manico, ecco perché poi Giordano sceglie questa serie per poi friggerle. Punteggio sulla seconda categoria, estetica, vai Giordano. 5. 5 giusto perché c'è il colore Esatto. sfumato. E la bellezza del grain del legno è bello, però 5 va benissimo. Terza categoria, a livello di suonabilità e suono, secondo me questa chitarra sta intorno ai 5, dai. sì, pure secondo me. E l'ultima categoria, il prezzo. Nuova costava questa serie? 370 euro. Cifra adesso usata sta intorno ai 250? Sì, 250-300, queste colorazioni un po' più ricercate. Perfetto, quindi io direi un bel 9. Un bel 9, sì. Un bel 9 ci sta tutto, Sì, ragazzi. ci sta. Fateci sapere adesso la vostra valutazione con un commentino qui sotto, mi raccomando. E passiamo adesso invece alla chitarra fritta. Lo stesso modello, giusto? Identico, spiccicato. Tanto che è fritta da Giordano. Per chi non ti conosce, spieghiamo Esatto. che cos'è questa frittura. Allora, la frittura consiste nel, oltre alla parte estetica e di feeling, perché il manico comunque è lavorato in modo particolare, tastiera, grain del body, questo specifico caso non è stato cambiato nulla, ma sono state fatte solo delle modifiche a livello di elettronica per farla suonare un po' più cicciotta rispetto a questa, ma pick up, selettore, potenziometri sono tutti uguali.
E in più è stato aggiunto uno switch neck bridge per fare in prima posizione l'effetto Telecaster. E adesso io sono curioso di provarla. Vi dico subito che la sensazione quando prendete una chitarra fritta da Giordano è che sembra di avere sotto una chitarra vintage. Non so se vi ricordate, Giordano ha fritto la mia Harley Benton, il kit da 99 euro. Vi lascio il link in descrizione. Partiamo dal pick up al manico. Presente che c'ha più bassi rispetto a quell'altra. Fantastico. Posizione dopo. Terza. Ponte centrale. Fine ponte. Ragazzi, è incredibile come cambiando semplicemente il valore di resistenza del potenziometro da 500 a 350 è molto più caldo il suono, nonostante abbia gli stessi pick up di quelli. Identici. Ma la cosa che mi colpisce molto, a parte la lavorazione che può piacere o meno, a Giordano è estremo in questo. Lui quando frigge bene con l'olio quello proprio Quello di cozza. Utilizzate sempre l'olio buono per friggere, mi raccomando, Una volta fritte vengono lucidati i tasti, viene fatta una rettifica se serve, vengono stondati gli angoli dei tasti e quindi la sensazione con anche la lavorazione del manico ti rende tutto anche più reale proprio nel suonarla, capito? Perde quell'effetto povero e acquista un qualcosa che poi solo il feeling del musicista riesce a cogliere. È esatto. vero. Lo sento un po' duretto. Ci sono 3 molle messe Eccoli. in posizione tra virgolette strategica, però se la senti troppo rigida, Sì. quella là basta mettere 2 molle più in tensione e automaticamente il ponte acquista di morbidezza. Per il resto, ragazzi, la chitarra veramente è trasformata, è un'altra chitarra rispetto a questa. Abbiamo anche questo switch molto carino perché Giordano si diverte a fare queste modifiche elettroniche fighissime. Allora, se noi stiamo in posizione 1, mettiamo questo switch, abbiamo l'effetto Telecaster, giusto? Sì. Quindi un suono molto simile alla Telecaster. Se lo mettiamo poi in posizione 2, abbiamo tutti e tre i pick up insieme. Passiamo alla valutazione di questa chitarra. Materiali costruttivi Sono gli stessi. Per cui il giudizio 7 e 6. 7 e 6 rimane lo stesso. Esatto. Passiamo invece al secondo aspetto. Estetico. Può piacere o non può piacere. Giordano sarà di parte, ovviamente. Io bilancerò un po'. Però secondo me l'aspetto estetico è fighissimo e io gli do un bel 9. Se lo merita tutto. E io devo essere onesto con me stesso, quindi 10. Grande. Ragazzi, è di parte. Però dai, ho bilanciato un pochettino. Ovviamente a chi non piace il Relic Estremo 0. darà 0. Suonabilità, confermo il voto che ho dato per l'altra categoria, per cui 9 a questo strumento. Te lo do veramente di cuore. Benissimo. E io pure mi trovo bene una volta lavorato e quindi 9. Ok, 9 anche te? Sì. Perfetto. Costo, veniamo al costo. Allora, è una chitarra che abbiamo detto parte da quella cifra lì, quindi da 250, 300. esatto, 300 euro. Finita così come la vedete con tutte queste caratteristiche, costa 700. per me, ragazzi, per il valore che vi dà, io darei un bell'8. Sono di parte, però 8, perché comunque mi rendo conto che l'utente acquista una chitarra da 300 euro a 700 e c'ha comunque il dubbio, però poi quando la provi
Esattamente, esattamente. Comunque 8 ci sta tutto. Quindi ragazzi, adesso fateci sapere con un vostro commento qui sotto qual è la valutazione che dareste per questo strumento. E passiamo subito alla Fender Stratocaster American Standard 2012 e la Fender Stratocaster Custom Shop Jeff Beck. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete una Custom Shop e suonatela sul pulsante mi piace! Doppio mi piace! E non azzardatevi a iscrivervi al canale, non vi vogliamo! Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi diremo perché non dovete iscrivervi al canale. Mai! Ok ragazzi, allora questa è la mia Strato American Standard 2012 che è stata modificata. Abbiamo praticamente messo un JB al ponte, questo poi è una serie particolare avvolto dalla mitica Marisela del reparto Custom Shop della Seymour Duncan. Abbiamo messo il Vegatrem, quindi è una chitarra molto modificata perché volevo avere uno strumento simile a quello che è la Jeff Beck Custom. Sono state messe anche le meccaniche autobloccanti, il capotasto è stato fatto dal mio lutaio Fabio Cotta in osso e abbiamo messo il push push al ponte sul potenziometro di tono. Pick up al manico, quarta posizione, terza, seconda, prima posizione nella modalità singolo. Le caratteristiche di questa American Standard sono molto particolari perché nel 2012 è uscita con pick up del Custom Shop, i FET 50, che sono pick up bellissimi, probabilmente forse i migliori secondo me che la Fender abbia mai fatto. Il suono è molto grosso, è molto potente. C'è poi questa grossa risonanza. È innegabile, il pick up fa tanto, soprattutto è uno strumento elettrico. Comunque ragazzi, questa è una delle mie chitarre preferite attualmente, la sto suonando tantissimo, tant'è che spesso prendo questo e lascio la Jeff Beck a casa. Risponde benissimo questa chitarra. Allora, Giordano, che dici? Partiamo dai materiali: ontano, Esatto. palissandro e acero. Esattamente. Vabbè, pick up dall'output molto elevato, quindi darei sicuramente un 9. Assolutamente, anche io. Io poi ho voluto esagerare con le meccaniche autobloccanti, ho messo le Sperzel. Ponte Vegatrem gli ha dato quel quid in più che si sente soprattutto nel sustain delle note, per cui anche io un bel 9 pieno. Anche il capotasto fatto in osso ha fatto una grande differenza rispetto al capotasto originale. Seconda categoria, l'estetica. Ragazzi, a me piace tantissimo, darei comunque un 9, glielo darei. Io invece darei il 7 perché è una chitarra come un'altra. Rispetto al 9 dei materiali. 7. Ok, parliamo adesso suonabilità. Io mi ci trovo benissimo, ci faccio veramente di tutto, per cui un altro 9 glielo do. Sì. Io darei 8, poi quello è molto personale, per 8 perché comunque la chitarra si fa suonare alla grande. Il costo, ragazzi, questa è una chitarra che usata, io l'ho pagata 1100 euro, 1150, non mi ricordo bene, però c'è stato sopra un investimento, diciamo, abbastanza oneroso, siamo arrivati quasi intorno ai 2000 euro. Come costo io darei un 7. Sì, anch'io sono d'accordo, anche se parlando dell'originale io darei anche 8 perché comunque la qualità della chitarra c'è, però rapportandolo alle modifiche darei anche un 7 come Alessandro. Perfetto, allora ragazzi, queste sono le 4 valutazioni nostre. Lasciateci un commento qui sotto, mi raccomando, perché siamo curiosissimi di sentire la vostra opinione. E adesso passiamo alla Ferrari, esatto. Alla Custom Shop, la Jeff Beck, la mia number one, ce l'ho da tantissimi anni ed è la chitarra che ho suonato in assoluto di più. Già vediamo che la lavorazione è perfetta, per fortuna direi. No, ma con quello che costa. Abbiamo l'accesso agevolato per la mano, il
il colore è molto simile. È Olympic White. Olympic White, Sì. quello tende già a ingiallirsi. Anche qui abbiamo ontano, acero e palissandro. Quindi abbiamo la stessa chitarra, ma Sì. del custom shop. Monta i noiseless come pickup. Io però alla fine ho voluto aggiungere sempre un JB della Seymour Duncan. Questo è un pickup nella versione diciamo single coil, perché questa chitarra non ha lo scasso come invece ha quella per ospitare l'humbucker. Ovviamente c'è il push push, il potenziometro di tono, selettore a 5 posizioni, volume tono, ha il roller nut. Allora, se usate tantissimo la leva, questo ragazzi è fantastico. La corda scorre sui cuscinetti e grazie anche poi alle Sperzel, le meccaniche che escono di serie, non si scorda praticamente mai. Pickup al manico. Manico centrale. Centrale. Seconda posizione, centrale, ponte. Fine ponte, modalità single coil. Allora ragazzi, passiamo alle votazioni. Ultima chitarra in gioco, la Custom Shop. Materiali Materiali, vabbè, 10. 10. Non si può fare niente. Non è possibile proprio dare di meno, ma dare anche di più. Il materiale è una cosa veramente pazzesca. Estetica. Allora, solo perché si chiama custom shop gli darei 8, ma 7 come questa. 7 come quella? Sì. Cattivo ragazzi, è cattivo Giordano. Io sono innamorato di questa chitarra, per cui gli do un bel 9, un 9 ci sta, tutto quanto. Terzo fattore, suonabilità. Ragazzi, per me questa chitarra è il top in assoluto, per cui 10. Per come suono io, il 10 è un'altra cosa, però è indiscutibile, ne stavamo parlando anche prima in retroscena. Dietro le quinte. Esatto. Stessa chitarra, stessi legni, questa ha qualcosa in più, quindi 9. È quel qualcosa di magico che io sento nelle chitarre di liuteria. Non me lo so spiegare. Probabilmente nel momento in cui lo crei hai delle accortezze in più che poi alla fine vanno a influire anche sul suono. Ovviamente i legni devono essere buoni, Sì. l'elettronica, il ponte, eccetera eccetera. Ultimo prezzo, ragazzi, questa chitarra mena, stiamo intorno ai 4.500. Il prezzo qua si fa sentire, per cui io do 6. Anch'io do 6. Non di meno, perché comunque la qualità c'è, l'importo non è poco, considerando anche Certo. gli stipendi purtroppo che ci sono in Italia. Fateci sapere qual è il voto che dareste a questa custom shop. Jeff Beck. Ragazzi, siamo arrivati al momento della verità. Abbiamo fatto la nostra classifica e iniziamo con l'ultimo posto. Rullo di tamburi. Eccola, vediamo il punteggio. Alessandro con un punteggio di 25, insomma finale, e io l'ho decretata con il punteggio di 26. Ok, quindi ultimo posto, la Squier. Rullo di tamburi per il terzo posto. Ragazzi, non ci crederete, ma è la Fender American Standard 2012, per pochissimo, e ora vi spiegheremo anche perché. Allora, il mio punteggio. Allora, il punteggio di Alessandro è 34 e il mio punteggio è 31. La differenza di prezzo rispetto a una chitarra completamente originale è quello che ha fatto abbassare di poco il punteggio di questa chitarra. Non parliamo quindi di qualità, ma semplicemente di costo. Quindi terzo posto per l'America Standard, secondo posto ragazzi, attenzione, secondo posto la Squier fritta air fried, mitica, con un punteggio 32 per Alessandro e 34 per me. perfetto, terzo posto. E ovviamente ragazzi,
Primo posto la Custom Shop Jeff Beck con un punteggio di 35 per Alessandro e 32 per me. questi punteggi sono, almeno per noi, ne stavamo parlando prima nel dietro le quinte, sono veramente reali, è quello che pensiamo in tutta onestà e ci piacerebbe tantissimo sapere il vostro parere, per cui fateci sapere con un commentino qui sotto cosa ne pensate di questa classifica, di queste chitarre, scriveteci il vostro commento che ovviamente leggeremo, li leggiamo tutti quanti, fateci anche sapere se questo format vi è piaciuto perché magari ne verranno altri in seguito. Io ringrazio tantissimo Giordano di Airfried, andate a vederlo, vi lascio il suo link in descrizione, seguitelo su Instagram, su Facebook e se poi volete friggere qualche vostra chitarra fatelo perché vale veramente la pena, ok? Grazie mille. Ciao ragazzi, buona musica! Ciao! Sarà tutto un taglio. Eccoci, non si fa mai questa cosa. Io invece darei un bel... Aspetta, la rifaccio. Vai. Non si dovrebbe mai fare questa cosa. Comunque, anche se è lo stesso manico, Sì, la sensazione Ah, è diversa, sì. questa è più bella. vedi, si sente proprio. Cioè, è lo stesso. È uguale, infatti. Pensa che quella fritta manco l'abbiamo accordata. No, ma accordata. No. A meno che dobbiamo fare prima il doppio mi piace. Ah, mi piace, il doppio mi piace, sì. Ragazzi, Aspetta, come devo fare però? Io? ti faccio mi piace e doppio mi piace. Ok, e poi non azzardatevi a scrivere mai. Ma io dico solo mai. O doppio mi piace anche. Io devo proprio doppio mi piace. La foto di copertina che secondo me è proprio questa. La faccia seria così. Sorpresa. La faccia Basita, come direbbe Basita. Boris. Quella arrabbiata. Quella arrabbiata. Questo va tutto nel backstage. No, però, ci piace. Cazzo.